dall'ultimo viaggio, quello che sarebbe dovuto essere nel Capo Nord 2026. I valori di compressione. Dal 2017 siamo passati al 1980. Da questa parte qua. Sì, Bardal lo uso io. È un ottimo olio. Ciao, ciao. Probabilmente non me l'ha segnato perché, come dicevo, che non vi stavo mentendo. No, sono belle. No, non ha né giochi né niente, anomali. Ti compro un alternatore monofase. Poi sono tutti Però piccoli veramente particolari. bellissimo. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno. Sono a pochissimi giorni dal rientro dall'ultimo viaggio, quello che sarebbe dovuto essere nel Capo Nord 2026. Sono qui da Il Centauro Moto e presto i ragazzi sono già all'interno, sto aspettando che aprano, ci berremo un caffè insieme, immagino. È consuetudine di Alex e Lella arrivare prima dell'orario di apertura, bersi un caffè insieme ad altri ragazzi che si vedono qui al bar per bersi un caffè. Io gli lascio il GS e so per certo che il GS sarà in buone mani, neanche a farlo apposta. Nell'ultimo video, quello in cui vi mostravo tutti i lavori che facevo al GS, parlavo della preparazione che facevo al GS relativamente alla manutenzione. Vi parlai anche del Centauro Moto, che è l'unica realtà oltre a BMW aver messo le mani sul GS. Anche qui è stato quasi un segno premonitore, perché siamo tornati da questo viaggio ed oggi sono qui al Centauro Moto per lasciargli in consegna il BMW, per fargli questo intervento abbastanza importante. Mi piacerebbe, impegni permettendo, sia miei che di Alex e Lele, mostrarvi alcuni passaggi dei lavori che si andranno ad effettuare sul GS in maniera da condividere anche questa esperienza con voi. Vediamo come sono messo sia con gli impegni di lavoro, sia con gli impegni extra e soprattutto come sono messi loro con gli impegni che hanno qui in officina. Questo è il GS, ragazzi. E comunque tengo sempre a sottolineare che da Bergen a Il Centauro sono arrivato con le mie gambe, senza l'aiuto di carrattrezzi, di aiuti di terze persone, senza l'aiuto di nessuno. Forza di volontà, tanta pazienza, tanta determinazione e tanta forza mentale, perché vi ripeto, fare delle soste di 3 ore a distanza molto breve uno dall'altro, è un vero e proprio esercizio mentale non da poco. Per togliere il motore la prima cosa sarebbe fare un controllo senza smontare niente ai valori di compressione che BMW consiglia. Quella è una prova veloce, si tolgono le candele, con uno strumento si provano. E poi montando, per togliere il cambio bisogna staccare l'asta della frizione, a quel punto lì si misura se si è consumata in 280.000 km. Potrebbe anche essere nuova. Sì, infatti. Cioè, almeno da stabilire 4-5 parametri. No, allora io volevo farti controllare lo spessore della frizione, che a questo punto ce l'hai lì i dischi, vediamo se è il caso di farlo. Certo. Volevo rifare i corpi farfallati che tanto stanno qua. Sì, che devono venire via. Sì. Per la prima volta si cambierà il liquido refrigerante. Sì, ma poi ce n'è dentro poco. Sì, no, ma ti ricordi quello che mi dicesti tu? Dici che quando vai a cambiarlo poi è molto probabile che ti perda un po'. Per la prima volta verrà messo mano pesantemente al motore, insomma. Sì, però diciamo che il suo l'ha fatto. 267.000 siamo quasi, È la prima volta che gli faccio un intervento serio, perché a parte i tagliandi non li ho fatti con gioco valvo, cioè niente pulizie, di invadente. Però, sì, l'ABC. Sì, bene, dai. Sono quasi contento, sai che sei tornato a casa con la tua moto. Perché tornare a casa con la moto sicuramente. Si mette mano, insomma, che gli si fa qualche lavoro fatto come si deve. Sì, e se lo merita, diciamo. Come tempi più o meno? Quando pensi ci vorrà? Io penso che magari in giornata riesco a stabilire quelle cose lì della compressione prima di smontarlo, e vorrei fare quella prova lì dell'alternatore per vedere se si può cercare di non rimanere senza una fase, cioè rimanendo senza una fase dell'alternatore se si può comunque continuare in una maniera diciamo più giusta per il motore. E poi penso che nel giro di mezza giornata lo smonto, e poi ci vorrà una giornata, 2 tra controlli, no controlli, tra una cosa e l'altra all'incirca. Però tu prenditi il tempo che vuoi, io fretta non ce n'ho, quindi sono al lavoro, poi compatibilmente con gli impegni magari ti posso trovare. Sì. Avremo qualcosa. Va bene.
Ok. Ci andiamo del caffè. Sì, guardi. Quando Lele vi parla di fare il tentativo dell'alternatore monofase, perché? Perché qui sotto, esattamente qui dentro, c'è lo spinotto che porta 3 fili dallo statore, perché l'alternatore del GS è un alternatore trifase. L'ho sentito Lele quando ho avuto il problema ed ero a Bergen. Lele mi ha detto, secondo me potresti provare a tornare con la moto con un alternatore monofase. Il GS è un alternatore trifase. Dei 3 fili, uno è rovinato, quindi 2 sono buoni e uno no. Mi ha detto prova ad unire quei 2 fili che vanno bene. Prendere un alternatore monofase, mi aveva girato anche il codice, che generalmente vengono montati su Ducati Hypermotard. Ti compri un alternatore monofase, monti il monofase al posto del trifase, i 2 fili li saldi tra di loro, monti quell'alternatore monofase e dovresti in teoria tornare a casa con le tue gambe senza fare nessun ricarica di batterie e quant'altro. Questa è una prova che vuole fare lui. Se così fosse potrebbe essere una soluzione nel caso in cui dovesse ripetersi la questione e dovessi essere all'estero. Adesso mi vado a bere un caffè insieme a loro. Ragazzi, lascio il GS in buone mani, mi prendo uno scooter di cortesia, torno a casa, inizio a lavorare e poi nei prossimi giorni torno qui da Lele e cercherò di condividere con voi i piccoli lavori che si faranno inevitabilmente. Adesso vi saluto e ci vediamo. Va bene, ci vediamo nei prossimi giorni allora, dai. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ragazzi, ho appena finito di lavorare. Adesso si prende il bolide e si va a controllare il GS. Eccolo qui, il bolide è qua. Ci armiamo di casco e andiamo da Alex e Lele. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Allora, arrivare sono arrivato, non sono ancora entrato, ma vi dico che qualche foto Alex e Lele me l'hanno girata e mi piange il cuore a vederle in quelle condizioni. Comunque adesso la mostro anche a voi. Allora, questo è lo stato del GS e già qua si vede l'estrema qualità, guardate che upgrade che abbiamo fatto. Ha messo il motore di quella dal 2017 siamo passati al 1980. Prima serie. Le elaborazioni non mancano qua al Centauro. Comunque, scherzi a parte, invece il motore su dove sta? Qua sotto? È sotto il telo. Eccolo qua. Sì, questo è il tuo motore. Eccolo qua. Guarda. Scopriamolo. Momentaneamente è ricoverato, per poco ovviamente. Sì, dai. La frizione l'hai già misurata? Sì, la frizione... È da cambiare? No, la frizione è nuova. Pazzesco. Veramente? Giuro. Allora, la frizione è perfetta. Bellissimo. Anche lubrificata. Adesso ti faccio vedere. Poi mi devi spiegare quella roba che mi hai mandato della compressione. Sì, quella perché è la prima. Ho letto che sta bene e mi fa molto piacere. No, la compressione dovrebbe rimanere dentro nei 12,5-13 da motore in perfette condizioni, no? Ecco, noi prima di smontarlo l'abbiamo misurata e li superiamo. Ma perché li superiamo? Meraviglioso. Perché ovviamente nella camera di combustione si è incrostata, ma ci sono i segmenti che tengono e le valvole che tengono, perciò si innalza per quel motivo lì, però è in perfette condizioni il motore. Perciò la faccia di chi dice che devi buttare le moto dopo 100.000 km perché c'è da buttarli. Lo rimetteremo in sesto il leone qua. Sì. È soltanto ferito, dai. Ma poi l'altra cosa è che se tu ci guardi dentro, ormai abbiamo sventrato per tutto quasi, l'olio che usi... Sì, Barda lo uso io. È un ottimo olio, perché qui di incrostazioni, sto motore di scaldate ne ha prese. Abbondantemente, direi. Cioè dico già soltanto a fare i corsi. Guarda, anche la parte qui della ruota libera, dei controalberi, delle catene, non c'è un dito di incrostazione sul motore. Top. Cioè quel Barda lì è effettivamente un ottimo olio. Io uso quello da quando c'hai la moto? da quando non mi fa più il tagliando BMW. Sai che BMW usa quello suo. Tra l'altro manca a farla apposta proprio oggi. Ho ricevuto una mail da Barda, gli avevo chiesto una sorta di collaborazione, sponsorizzazione, mi ha mandato a quel paese, mi ha detto abbiamo finito il budget, però obiettivamente... No, c'è da dire che non si può discutere l'olio. E il pezzo incriminato è il seguente. Eccolo qua, sì. Guarda. Lo mettiamo qua. È questa la fase bruciata. Ah, eccola qua, sì. È questa parte qua. Sì, questo è suddiviso in 3 pezzi, diciamo. Sì. Purtroppo, vabbè, ma questa purtroppo era da mettere quasi in conto. fin troppo. Guarda, io ti dico, ho avuto 2 Aprilia
RSV 1000, nessuno delle due è arrivato a 20.000 con lo statore. Ci sono delle C'era un circostanze- problema, era rinomata l'aprile per questo problema qua. Sì, Soprattutto sull'RSV si bruciavano Sì. tutte quante, RSV 1000, 2003, 2004, tutte quante. Però io direi che tutta la parte termica, a parte quel problema lì, noi rimontiamo anche la frizione. Top. E poi se, Se mai la anche faremo. perché anteriore non ci sarebbe neanche, non Sì, c'è sì, più no, in no, futuro no. da smontare niente, nel senso che cosa smonti? Smonti il coperchio davanti e il cambio, guardalo, il cambio. Eccolo qua. Aspetta, tiriamo fuori il coperchio e il cambio non ha un dente sbeccato, non ha, a parte che secondo me qui, questo non guardarlo perché questo è il residuo dei gas del motore che si Ok. piantano lì. Ma guarda i denti, Sono nuovi. sì, Meraviglioso. sono belli tutti, li ho guardati Guarda, tutti. sono molto contento di questa roba qua. Perché La- anche oggi ho dovuto discutere con mia madre, mi ha chiamato, compra la nuova la moto, forse non ha Buttala capito. via. Non ha capito nulla mia mamma, proprio non mi conosce mia madre. Non ti conosci? Sì, compra... la mano. No, devo litigare per... Compra la Devi... nuova. No, guarda, no, Ah, bellissimo, guarda. Sì, no, la cosa si trova che rimontiamo il tutto, risigilliamo e chiudiamo. A posto. Basta. Io non toccherei niente. No, va benissimo, va benissimo. Secondo me, se ha fatto 300.000, ti dico che anche i cuscinetti a farli girare non hanno... Non hanno gioco. No, non hanno gioco nella trasmissione, nell'albero di trasmissione, né nel primario né nel secondario. Cioè, Ottimo. sì. Adesso io sinceramente ne ho aperti però per altri lavori del genere a chilometri molto ma molto inferiori. Ne ho fatti 2. A quasi 300.000 chilometri così, il primo. sì, non è da poco. Cioè doveva essere un'usura, diciamo, da qualche parte. Sì, e invece no. Sì, l'olio è No, buono. l'olio è di qualità. Sì, E sì. tra l'altro costa anche molto meno di tanti altri oli. Tu cosa gli dai? Gli metti il semisintetico? Io gli metto il sintetico, 5,40, Sì, quello che prevede BMW. 5,40 sintetico Bardal TCX, come si chiama quello? Sì, CXT, quello- TCX o no? C60, quello lì, guarda, è pazzesco. Da quando metto quell'olio lì, ma anche il cambio lo sento che è diverso, cambia meglio, ma No, no. molto, Beh. molto C'è bene, da dire ottimo. qua. Rifacciamo E invece il cosa che è arrivato, l'ammortizzatore, come l'hai visto? Allora, l'ammortizzatore è qua. Quello ovviamente si deve provare una volta che è su. Sì, Però esteticamente mi sembrava, dalle foto, mi sembrava molto meglio di quello che ho io su. guarda. Non c'è un filo di ruggine questo qua. Mentre il mio No, è era. un filino, ma però perché non l'ha pulito? Sì, sì, perché sì, è no, no. sporco. Ma Ottimo. questo Questa è una roba che volevo fare perché ogni volta che arrivo in determinati punti non riesco mai a aprire il cavalletto. Secondo me la molla mia, a furia Si è sfiaccata, a furia di dargli, si è un po' Sì. allentata. Ecco. Sì, glielo mettiamo su, Sì, questo magari all'ultimo, gli si mette su questo. gli cambiamo soltanto i 4 dadi. Adesso vabbè, quel motore Vabbè. guarda che sono ossidati un po'. Ah, li ok, vedi, ok, degli ok, scarichi. Tra l'altro lo scarico gli volevo dare una lucidatina magari. Se gliela vuoi dare, Sì, ma poi magari è lì, o vengo... è là lo scarico. Sì, gli volevo dare giusto una pulita così con un po' Sì, di io pasta ti do abrasiva. una mezza pulita lì, però a parte No, vabbè, ma quelle lascia cose stare. lì, Non ti preoccupare. Io- Ma lo scarico giusto perché sta smontato, allora capito, Sì, una sì. pulita al volo. Poi quando Bene. le aggancio il motore, ti tolgo il mono, Sì? ti tiro via il Sì, mono. perché vedi il mio, guarda quanta ruggine c'ha su. Sì, Vabbè, questo ce l'aveva già quando l'ho fatto revisionare. sì, ne- Comunque ce l'hai i chilometri, cioè Quanti chilometri ha fatto dopo Beh, la quello revisione? quella della revisione l'ho fatta non mi ricordo, 40-50 mila, ma 60 no, ma 50 tutti li ha fatti. Ti pulisco i corpi che sono lì, Sì, come sono? In che stato sono? ma non sono neanche così brutti. No, Lo sai. no. Adesso c'è dentro un po' di roba Certo. quando stacchi. No, lo no, vedi. no, vabbè, l'avevo puliti una quarantina mila chilometri fa. Sì, comunque Li stanno bene. puliamo Ottimo. tutti e due. Quindi l'unica Cioè, cosa da- è che la valvola dello scarico si è bloccata. Si è bloccata aperta però. Sì, è aperta. Quindi per quello magari non mi ha mai segnato te- l'errore. E non te ne sei mai accorto No, come ma ha detto cosa mai perché è nessun sempre tipo aperta. di... Sì, lo lascerei così o no? Allora proviamo perché potrebbe anche mettendola a bagno sbloccarsi. Sì, però il problema è un altro. È che questo ha i cuscinetti, vedi che ha i cuscinetti integrati dentro qua. Si può stappare, né? Si può stappare. Lo metto a bagno un attimo e vediamo se riusciamo a sbloccarla.
Ma non mi sarei dovuto accorgere di sto problema qua? Se rimaneva chiusa sì. Ah, ok, siccome è rimasta aperta. Se rimaneva chiusa scaricava a metà. Ok, quindi non mi sono mai accorto perché è rimasta aperta. Scusa un attimo, Fai. Questi praticamente è tutta la moto, il resto della moto. Tutto il resto, sì. Il serbatoio, filtro airbox, plastiche varie. Tutto il resto. Batteria, ormai l'avete riconosciuta tanti quelle volte, l'avrete vista. Il terminale, le selle e il collettore. Adesso Lele con un po' di svitol prova. Togliamo dentro un po' di... Vediamo se riusciamo a sbloccarlo, lo lasciamo lì. Chissà da quanto tempo sarà così. Sì, però non inzuppiamo il catalizzatore, anche se si inzuppa il catalizzatore. Anche il catalizzatore ho visto abbastanza pulito, no? Sì, tutte però, queste anche le trovo a 20-30.000 km che sono inchiodate. Sì, no, non faccio fatica a crederlo. Diciamo che questo è un po'... ma tutte ste valvole, perché col gas di scarico, col monossido di carbonio che c'è dentro si incrosta e si incrosta tutto. Un altro ragazzo che conosco ci ha messo una valvola ausiliare, cioè un bypass, qualcosa che attacca lì, non gli fa leggere questo errore qua. Sì. Però a me la centralina obiettivamente non me l'ha mai segnato, no, probabilmente non me l'ha segnato perché come dici tu, essendo rimasta aperta, sì, non mi ha segnato mai quella roba là. Sì, molto probabilmente restava chiusa, a parte che ti accorgevi che la moto non aveva potenza, ma ti segnava anche l'errore, sicuramente. Non c'è stato fortunato, che è rimasto aperto. Ah sì, ok. Vediamo. Ah, tu dici che aprendo quel tappo lì si riesce a girare? Sì, qui c'è il dado. C'è una boccola dentro, okay, come i corpi farfallati. Uguale, è la stessa identica cosa. Boh, lasciamolo lavorare un po'. Okay. Aspetta che c'è da prendere il cricchetto. Rimuoviamo? Rimuoviamo. E lì lasciamo questo di motore. Io quasi potremmo lasciargli questo. Non ci sta per il cambio, lo sai? Ah, ma poi hai fatto quella prova che mi dicevi, Lelle? Guarda. Quello di provarlo con l'alternatore monofase? Sì, però il problema è che non ho trovato un regolatore giusto. Tienilo in bilico, grazie. Non ho trovato il regolatore giusto. Ne ho provati un paio, perché le due fasi erano buone. Sì, 2 fasi erano buone, infatti quello me l'ha detto, una sola quella KO. Vieni di qui, diamelo di qui un po'. No, vieni di qua, te lo tengo io. Prendilo, ce l'hai? Appoggialo qua un attimo. Ok. Il cardano com'è qua sopra? Il cardano è bello. Questo qui me l'hanno cambiato meno di 60.000 km fa. Sì, è bello. Bellissimo, c'è solo da dargli una pulita. Tra l'altro non so se ti hanno cambiato mai la cuffia, ma le cuffie non sia neanche crepa. Quella davanti no, quella dietro forse me l'hanno cambiata una volta in garanzia, ma mi sembrano buone tutte e due. Guarda, sì. Non mi sembra che siano buche. No, dentro non c'è acqua, perché poi prima gli ho dato una lavatina, no? No, ma mi è sembrato sempre pulito, secco, cioè sì. Perlomeno... No, non ha né giochi né niente, anomali. L'ultima volta prima di partire per Caponord avevo ingrassato da qua sotto al foro, gli avevo cambiato l'olio della coppia conica. Diciamo che da qui ha staccato un filo, vedi che ha staccato, tu l'hai già rimesso? No, questo è quello che va all'impianto. Okay. L'altro arriva solo dall'alternatore e va nel regolatore. E quello a cui aveva tolto il filo lui? Sì, questo è. Poi noi l'abbiamo staccato per provarlo, ma è questo, guarda. Ah sì, eccolo qua. È uno di questi? Sì. E lui ha staccato perché non c'era più la fase. È stato anche bravo che non l'ha tagliato, sinceramente. Sì, difatti. C'aveva pazienza. Ha fatto uscire la fase bruciata. Lo spinotto, sì. Quindi questo è il pezzo mio. Sì. Quindi questo è il pezzo che andiamo a montare. Quello lì è il pezzo che ha le fasi... Ma tu monterai questo nuovo? Sì. Ok. Sì, perché la ruota libera è molto più bella, i rulli. A quel punto lì montiamo tutto il pacco uguale. Ok. Vedi? Questo lo montiamo così com'è, con il cuscinetto della ruota libera che è più bello del tuo. Ok. Visto che c'è, è inutile non usarlo. Sì, visto che c'è. Sembra nuovo sto statore comunque. Sì, non ha su 270.000 km. No, però sai, anche lì è interno all'otto, magari... Sì, di fatto. Cioè, sì, hai detto giusto, interno all'otto.
Niente, non va. No, bisogna lasciarlo tutta notte. Tu dici che si riesce con lo svitolo? Sì, questo. Sì. Poi lo scaldo leggermente, domani si sblocca. Ci sono una pulita i collettori e ho visto che anche il silenziatore non si è neanche bruciata No, il silenziatore è perfetto. Quello c'ha più di 200.000 km quel silenziatore lì. Ah, lei 200.000? Sì, almeno ce n'ha 200. Cavolo. No, non ha la lana bruciata dentro, perché sennò lo senti. No, questo me lo dissero quelli di SC. Basta che lo pulisci con un po' di svitolo e torna nuovo. Sì. E obiettivamente è nuovo, non c'è un rego, non c'è sì. nulla, c'è un po' di gruggine, non c'è assolutamente nulla. Vabbè, i collettori sono un po' provati perché che vuoi, si scalda sporco. Sì, poi quando il sale, l'acqua, il sale specialmente, che fa quei lavori lì. Facciamo 20.000 km fa? Sì. Mi sembravano messe anche, cioè le cam mi sembravano messe bene. Più che altro mi è venuto il dubbio, visto che ce l'hai qua, dagli magari un occhio alla tolleranza delle valvole. Dovremmo essere, però tu lo fai di mestiere, io no. Quindi ti è mai capitato di trovare delle valvole così non in tolleranza? Visti i motori pochi, anche perché diciamo comunque che partono da dei valori, specialmente lo scarico è altissimo. 40, 41, sì. Si dilatano molto, si scalda. Sì, anche io gli do un colpetto così. Opla. Sì. No. Ok. Prendo qualcosa? Calcolare un attimo. Aspetta. Cioè le cam io le ho sempre viste bene. Vediamo come sono. E mi pare che siano messe molto bene. Sono belle? Guardale tu. Aspetta che prendo la luce perché qua... Sì, faccio un po' pure così. Però queste cam mai cambiate, 267.000 km. Sono belle, sì. Neanche perché proprio un minimo di rigo. Di solito che si cementa sono quei ditalini che ci sono in mezzo tra la cam e le valvole. Loro cementano la cam, però di segni questa non ne ha, Lo sai? Aspetta che facciamo girare la chiave. Facciamolo girare e le vediamo bene. Le cam sono belle. Eh sì, direi proprio di sì. Guarda questa qua, è nuova, cazzo. Sì, per i chilometri che ha. Io ne ho viste alcune che ci passa veramente, ci passa mezzo centimetro tra... No, sono belle. Vediamo anche quelle di là, ma è logico, un po' di usura ce l'hanno. Perché un po' sì, però ti ricordo le foto che ho visto di alcuni che le condividono su internet. Maciullati. Ma ci passa un bel po', cioè spesso quasi come una monetina da €1. Ti prendo la vaschetta, no? Che no, aspetta, prendiamo l'altra. Mai toccati i registri? No. Quando l'ho controllata io è sempre in tolleranza è stato. Sempre? Sempre, sì. Ho visto sopra internet un francese, ho visto i passaggi da fare. È un po' delicata la questione, nel senso che devi segnarti bene quando togli il castelletto, i denti dove si incastrano uno con l'altro, che se poco sbagli un dente ovviamente ti sei giocato tutto il cucuzzaro. Però non ha mai avuto bisogno di registro. No. Un attimo colare. E queste sono come quelle di là, sono uguali. Vediamo, vediamo come sono Roby. Quindi Bardal promosso, insomma. Sì, promosso. Io non lo uso, cioè non lo uso come olio, però dico la verità, è un ottimo olio. Mi dispiace che gliel'aveva appena messo, sinceramente. Però
Vediamo quanto sono le valvole. Adesso Lele gli controlla il gioco e vediamo se sono intolleranza o meno. Lo stappi là dove c'è il punto di fase. Sì? Dovresti bloccarlo là con un attrezzo. Infili dentro l'attrezzo, lui non si muove più di lì. Ok. E l'albero non si muove. Si monta l'attrezzo su questi, puoi farne anche a meno, però comunque non è, che resta fissi, stacchi il castelletto e cambi i piattelli. Sì, se non c'è tutta sta ambaradan, sì. Ti smonti il castelletto, ti segni con un pennarello sperando che non se ne vada. Sì, però lo vedi con l'allineamento delle due, con questo allineamento. Con l'attrezzo si entra in questo, lui resta bloccato. Punto morto e punto morto. Non si muove. No. Allora. Questo mi sa che era 34-41, vado a memoria. Sì, facile. Sì. Sì. Quant'è questo? 35. 35, vedi? E anche questo. Top. Anzi, non sono neanche andate chissà dove. E di aspirazione cosa facevi? Ascolta, non mi ricordo quant'era, vado a memoria. 12, 13. 12-17, non mi ricordo. Sì. Non mi ricordo. Sì, no, dico, non ti ricordi quant'erano? No, non mi ricordo. Io mi ricordo le tolleranze. No, siamo a 15, 7. Ottimo. No. Sì. La gente non mi credeva quando dicevo che era intolleranza, pensavo che non le controllassi le valvole. No, sono giuste. No, sono giuste. Vediamo queste. Che è andato. Sono giuste anche queste. Sono uguali a quelle là. Top. E Quando discarico. non fanno le moto di qualità, questo è il risultato. Dico, quando non le fanno di qualità è così. Sì. Ok, perfetto. Sono giuste anche queste. Sono perfette. Top. C'è tutto bello lubrificato. L'olio è buono, lo vedi perché ci resta su. Sì. Guarda, io da quando ho preso questo olio qua... Quando ci resta su è buono. Ma io non mi aspettavo di avere un motore così pulito oggettivamente. Tra l'altro non c'hai neanche allungate le catene. Le catene ogni quando andrebbero fatte. Non c'è. No, lo vedi da qua, guarda. C'è un filo gioco di gioco, Vabbè, ma non appena è ci una sta. catena usurata qui. Qui è una tolleranza che a metà la catena si muove di mezzo centimetro. Questo non si muove per niente. No. Top. No. Ragazzi, se volete vi vendo il GS, dai. Motore? Sai che settimana prossima si torna a macinare strada qua. Ti l'olio così in questi prossimi giorni, che io devo mettere a bagno i dischi nell'olio. Ok, ti porto lo stesso olio. Lo stesso olio del motore. Ti porto 4 litri di olio, quelli c'ho. Sì, a me serve un mezzo litro da mettere a bagno tutti i dischi, che faranno ancora 300-200. Tanto una volta che tu lo metti a bagno poi l'olio lo rimetti. Lo riuso, sì, è quello che poi uso. Ma devo inzupparli, deve Sabato rimanere mattina lì. Passo. Sì, pomeriggio no, però... No, la mattina scusa, poi sei chiuso, la mattina. Sì, mattina. Sabato mattina. Sabato mattina torno, così. Va bene. Lo richiudiamo? Richiudiamolo. Lo ricopriamo. Sono le 19:15, l'officina sta chiudendo. Io adesso prendo lo scooter e me ne torno a casa. Tornerò qui da loro sabato mattina. Spero conto di portarvi con me e così vi faccio seguire le evoluzioni di come andranno le cose. Come vi dicevo, sarò di parte, ma si percepisce palesemente la passione che ha Lele per il suo lavoro, è veramente pazzesco, incredibile. E la salute del GS è ben oltre le mie aspettative, quindi questo è molto good. Ragazzi, buongiorno. Adesso ci armiamo di scooterino e andiamo da Lele Alex. Qui sotto ho già preparato tutto. 4 litri di olio, il filtro, che ho messo anche queste buste in maniera che non vanno sballonzolando. Adesso, prossima destinazione, il distributore. Facciamo un po' di benzina allo scooter. Ok. Facciamo rifornimento al mini Scania. Ok. Rifornimento fatto. Direzione il Centauro Moto. Allora, recuperiamo il bottino da portare. 1, 2, 3, 4 e 5. Eccoci già tutti al lavoro qua. Buongiorno.
Come vedete qua lei è già al lavoro. Vabbè, ma ti faccio l'olio qua da qualche parte. Allora, intanto questo è l'olio, poi lo vediamo. Ragazzi, qui dal Centauro solo lavori semplici, solo semplici tagliandi si fanno. Guardate qua. Un puzzle sta moto qui. Vedi? Ti ho pulito questi, che sono le sedi degli iniettori. Cambiamo i gommini perché sono la tenuta. Ah, ok. La parte dell'alternatore l'abbiamo già finita. Ieri mi sono messo qua, l'ho finita. È Ok, già quindi rimontato. già richiuso tutto, preciso. Sì, già richiuso tutto. Adesso gli carichiamo già dentro l'olio addirittura, così proviamo a vedere la tenuta delle pasta in pratica. Allora, ho messo sulla campana, mi serve solo mettere a bagno i dischi. Staranno a bagno tutto oggi, tutto domani. Lunedì si E rimonta. lunedì li rimonto, sì. Qui è già tutto completo. Comunque l'altra sera mentre montavo il video guardavo queste immagini, è impressionante sta roba qua. No? Che non ci sia una puntina di incrostazione attaccata al motore. Niente, non c'è nulla. No, non c'è niente. Non c'è proprio niente. Vedi? Questi sono i tuoi dischi. Vedi? Che sono in ottimo stato, come dicevi. Sì, sono in ottimo stato. Sì, quelli centrali sono i più secchi, ma noi adesso li mettiamo a bagno. Ma sono i più secchi perché l'olio non ci arriva? Perché l'olio arriva principalmente, arriva su quelli quelli esterni, anteriori, sì, quelli posteriori. su quelli posteriori, i centrali... Soffrono un po'. Sì. Eh sì, per forza. Ma tutti i dischi così sì, sono, sì. non ce n'è uno. Adesso li impacchettiamo, li mettiamo a bagno. Ah, tu li metti qui dentro? Li lascio a bagno, sì. Metti lì dentro, ci metti l'olio e siamo a posto. Ci metto il tuo olio, li lascio lì. Sì. L'olio l'ho già riordinato, ieri ho fatto un altro ordine. Sì. Ormai sono il miglior cliente di Codenotti, credo. Come privato sicuramente. Dove lo prendi? Da? Codenotti Brescia. Mi tratta sempre bene, l'ho scoperto per caso da internet. Siamo diventati amici ormai. Gli ho fatto sempre gli ordini da WhatsApp, neanche da eBay proprio. Prima o poi passerò a salutarlo, a conoscerlo di persona. Io metto un po' d'olio qua. Che poi riutilizzeremo per il motore. Che poi va dentro nel motore. Ci immergi i dischi. Ci lascio lì 2 giorni, fino a lunedì. E in teoria le unghiamo anche tutta la vita. Arriva un disco. Sì, un guarnito e un liscio. Il liscio è questo. Sì. Il guarnito. Un liscio e un guarnito, un guarnito, ok. E poi c'è I guarniti fine. Vanno sempre all'inizio e alla fine. In questo caso sì, il guarnito all'inizio e alla fine. Poi qui hai questo è un antisaltellamento, questa campana qui. Sì, questa frizione qua. In ammollo metti soltanto i dischi guarniti. Sì, solo loro. Li metto, li vedi questi? Loro si fanno un bel pisolino nell'olio. Preciso, ottimo, giusto. Boh. Questo resta lì coperto, questi restano qua e questi restano lì coperti, basta. Allora la valvola là, ho brutte notizie, non si apre. Ok. Vabbè, perciò non la tocchiamo. Sì, lasciala aperta così. È aperta, è rimasta lì. Sì, lasciamola così. Per forza. Nel dubbio, piuttosto che rimanga chiusa. Perché il problema è che se la tentiamo di aprirli, scassiamo tutto il sistema, perciò è forse meglio non lasciamola così, fa nulla. Lasciamola così. Sì. Adesso fino ad oggi ho viaggiato così. Lo so che non si fa, ma ho viaggiato in queste condizioni qui. Adesso insieme a Graziano diamo una saldata a questi fili qui, gli diamo, come dice lui, una certa dignità. Proviamo a dare un po' di dignità, poi quest'inverno provvederemo magari a sistemare tutta la parte. È ottimista, lui, guarda qua c'è un groviglio di fili. Magari una sera, un sabato e domenica vado ad aiutarlo, dai. Ci mettiamo, dobbiamo avere un po' di pazienza. Una volta che è tutta rimontata è più semplice. Saldatore operativo. Adesso portiamo in temperatura, abbiamo uno straccettino per pulire la punta. Settimana prossima dovremmo tornare in sella. Conto per metà settimana di riprendere il GS. Comunque in questi anni in diversi mi avete sempre chiesto: conosci un'officina seria dove posso portare il GS? E vi ho sempre indicato il Centauro Moto. I più maliziosi avranno pensato questo vuole portarci il Centauro Moto, ma lui in realtà la moto non ce la porta mai. Come avete visto, al primo problema serio il mio GS è arrivato qui al Centauro Moto. Perché se volete un'officina dove si lavora seriamente, competente, qualificata, attenta alle cose, dovete venire qua, ragazzi. Qui è come essere in famiglia praticamente. Grazie, ci siamo? Siamo pronti? Sì.
Sì, questo è abbastanza semplice, 2 saldature dobbiamo fare. Prendere termoretratti, aspetta. No, quello è il più, lasciamo stare questi qua. Anche Qui c'era attaccato il clacson originale qua. L'hai messo sulle trombe? Sì, adesso c'è un suono da uomo proprio. L'ho visto. Adesso Sì, ho suona, sentito, sì, quando suona ti pettina adesso. Sì, ma è giusto che abbia un suono così, perché comunque la maggior parte delle moto hanno sti pi pi pi, non si sente mai nessuno, almeno il clacson secondo me è molto importante. Che già quello di BMW è già un bel clacson, eh? Sì, sì, cioè, alcuni suonano come lo zippetto che porto, come il Neos lì. La guena termostringente. Vediamo se la misura è quella giusta, se ci passa bene. Un po' magra, vediamo un po' se riusciamo. Ok. In qualcosa da non metterlo così per non sporcare. Però la punta va sempre pulita dalle impurità quando stagni. Sì, anche io faccio questa roba a casa, c'ho un pezzettino pure di filo così. Sì, ma Le saldature se riesco a farle, però sono tante cose che non mi ci cimento, perché ti ripeto... tu quest'inverno metti, ti dico, dai, gli dai un po' di dignità, è giusto che l'abbia, occhio. Aspetta, occhio. No, sì. Adesso qual è il problema? Una cosa questa ferma va bene. La scatola che avevo messo ieri, questa tu? Quella con su faretti, quanto ce n'è? Sì, l'ho spostata alle... 800 euro. Ok, ora ci si mette sulla guana e Vediamo un po' uno se è ci fatto. passa. Sì, preciso. Fin troppo Mi preciso. si dà, va bene, va bene. Lo scaldiamo dopo, Max. Ok, tanto questo a parte come poi ci passiamo vicino con il saldatore, o già gli si dà una mezza stretta. Ma usiamo il phon, Max. Sì, sì, pure io col phon lo faccio. Allora, facciamo anche l'altro e questa parte qua diciamo che un po'... Questa è più semplice, si è fatta. Sulla Max, misura qua giusta. devo prendere una guaina più grossa perché qua la sezione è più grossa. Un po' più grande. Non è ancora fin troppo lungo, vediamo un po'. Io ho capito, li vuoi pareggiare? Sì, ma più o meno, cioè, tanto questa qui poi va non stare impazzire, grazie, va benissimo così. Troviamo la termoretrattile quella giusta, Max. Questo qua è più grosso il filo, quella non ci passa. Ok, mi ho preso una guena un po' più abbondante, diciamo. Le posizioni non sono quelle comode, chiaramente, come tutte le cose qua. Vabbè, gli spazi Quando saldi su qua è sempre... Allora, tiriamo via ricchezza. Ma te che moto avevi quando andavi in pista? Io avevo Aprilia. Aprilia? RSV 1000. Ma il bicilindrico? Bicilindrico, sì, avevo avuto sia il Rotax, in quello 2003 ho avuto, quella col faro singolo, usiamo quel primo, e poi ho avuto la 2005, quella che c'è il doppio faro. La prima è quella col faro diamante. Prima quello sì. Il faro diamante. Sì, Rotax, sì. Non Rotax. era quella che usava, cos'è, Corsair? Quella, sì, esatto, la primissima, quella che c'era quello scarico che si chiama uno scaldabagni. Però aveva un telaio con la moto pazzesco, un telaio meraviglioso. Non era molto veloce, ma in curva ti divertivi però, quando sto lontano. Era la ruota che andava sulla... Credo di sì. Oh. A posto. Guardiamolo anche dietro. Direi che siamo a posto. Ok, ci mettiamo sopra la guaina. Hai guadagnato qualche etto adesso, eh? Qualche microgrammo. Adesso per il phon. Ok. Posto. Allora, Lele mi ha detto che per martedì, mercoledì il lavoro dovrebbe essere finito. Avete visto la passione che c'è in questa attività. Come avete visto, il lavoro non è semplice, il lavoro non è breve, è abbastanza invasivo, ma come avete visto non solo la mia moto era a metà, c'erano altri mezzi completamente smontati. In questa officina si respira sicuramente passione, competenza e amore per quello che si fa. Adesso però le temperature sono hot, mi armo di Neos e torno a casa che ho un altro paio di commissioni da fare. Qui tornerò per riprendere il GS e vi porterò con me. Ragazzi, buongiorno, 7:30. Ieri sera alle 18:30 circa Lele mi ha mandato un video in cui mi mostra l'accensione del GS. Siamo... Mi ha detto per domani sera, ovvero per questa sera, il GS sarà pronto.
Ho detto lei domattina passo da te quando apri, appena apri, in maniera che vengo a vederlo e dopodiché a fine giornata verrò a prendere. Sono in smart working, ho iniziato a lavorare alle 6 questa mattina, adesso sono circa le 7:30 e sono in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia per quel che riguarda l'orario di lavoro. Ho iniziato a lavorare prima perché adesso andrò da Lele, conto per le 8:30, massimo le 9 di essere a casa e quindi a quel punto tornare a lavorare per poi andare a riprendere il GS. Ci armiamo di Ferrarino, ci infiliamo il casco e andiamo. Ok, in perfetto orario siamo arrivati da Il Centauro Moto. I ragazzi sono all'interno, anche se la porta è ancora chiusa. Aspetto qualche minuto che aprano e vediamo lo stato del GS. Eccolo qua il GS, è ancora mezzo smontato. C'è da sistemare le farete, c'è da mettere tutto il cage esterno, sistemare ancora alcune cose, ma fondamentalmente è stato messo in moto. Adesso aspettiamo Lele un attimino, siamo bevuti un caffè, si sta preparando e mi dice cosa andrà a fare oggi. Comunque l'ammortizzatore funziona. Sì, l'ammortizzatore funziona bene. Lubrificato un po' tutto lì, anche gli snodi questi ti ho lubrificato, ti ho rimontato il tutto, sembra che funzioni il tutto e siamo tornati ai 14 volt di ricarica che deve avere la moto. Bene. Diciamo Ottimo. che siamo quasi completato l'opera, dai. Anche velocemente direi. Pronti a ripartire, Max. Mancano solo due azzeramenti dei corpi, che vabbè fanno parte della... Vabbè, ci vorrà un po' da fare la parte finale, insomma, Sì, quella una bravo. volta che attacchi tutta la centralina ci metti Sì, poi sono tutti tra piccoli azzeramento del particolari. service, una roba e un'altra e... Sì, Va bene, va bene, però va ci bene. siamo, dai. Ottimo, Eh? va benissimo. Non... No, per me questo qui lo puoi buttare, guarda quanto... Cioè, ha funzionato per tanti anni, però guarda sì. qua. Adesso che ci faccio più, è arrugginito completamente. Era l'estensione, no? Sì. Era l'estensione quella che è andata, no? Sì. Sì, butto, per me lo puoi buttare, vai tranquillo. Ha fatto il suo, basta. Sono circa le 8:20, adesso prendo e vado a casa e inizio a lavorare. Sono rimasto d'accordo con lei che mi avrebbe dato un colpo di telefono a ora di pranzo per capire a che punto è la situazione. Se dovesse riuscire oggi la devo andare a riprendere stasera, mi auguro, altrimenti al massimo sarà pronta per domani. Fretta non ne ho, fretta non voglio mettergli, anche perché tra l'altro oggi pomeriggio dovrebbe venire a piovere. Dalle 4 alle 5:30 siamo a rischio temporale, quindi vediamo, anche in base a quello decideremo. Adesso lasciamo lavorare Lele e attendiamo la fine dei lavori. Lele mi chiama, mi dice la moto è pronta, c'è un cielo nero che la metà basta, anzi adesso sta già migliorando. Poco fa tirava un vento pazzesco, tuoni a non finire. Ragazzi, ho ripreso il GS, è partito al primo colpo e non vedo l'ora di farci strada. Allora, prima di chiudere questo video vorrei fare con voi alcune considerazioni. Punto primo, durante tutto il video penso che sia chiaro a tutti quanti voi la serietà, la professionalità, la preparazione, la dedizione che c'è da parte del Centauro nel mettere mano ai mezzi che gli vengono affidati. Pensate che io ho contattato Lele e Ale che ero ancora in Norvegia per dirgli il problema che avevo. Mi hanno dato assistenza nonostante fossi a migliaia di chilometri da loro e quando ero in Danimarca Lele aveva già procurato quello che era lo statore. Perfetto, io ero in Danimarca e lui aveva già il pezzo in mano e quindi punto primo, onore al merito al Centauro Moto. E tutti voi avete avuto prova che quando vi dico andate da una parte, nel momento in cui ho bisogno sono il primo a rivolgersi ad alcuni professionisti. Questo è il punto primo. Punto 2. È vero, io non lavo molto spesso il mezzo, anzi non lo lavo quasi mai, ma tante volte vi ho detto credo che il mio mezzo sta molto meglio di come possono stare tanti altri mezzi con meno chilometri e che vanno in giro sempre tirati al lustro. Aprendo il motore avete avuto la conferma che non vi stavo mentendo, che il GS nonostante i 267.000 km è semplicemente perfetto. A volte l'età non vuol dire nulla, se si ha cura del mezzo, se si tratta bene, se si fa la regolare manutenzione, ogni mezzo è assolutamente affidabile. Quello che mi è successo a me con lo statore è un problema elettrico. Lo statore è come una lampadina, potete metterlo su e può durare una settimana, potete metterlo su e può durare 266.000 km come è successo a me. Essendo una parte elettrica e non meccanica sicuramente è più delicato rispetto a tante altre. E dulcis in fundo ragazzi, io sono estremamente contento del lavoro
lavoro che è stato fatto. Sono contento anche di aver fatto fare questo lavoro a un professionista. In realtà anche quando stavo salendo verso la Norvegia pensavo, quando torno quasi quasi faccio dare un occhio a Lele, alla moto, perché comunque è tanti anni che gli faccio manutenzione io, ma io non faccio quello di mestiere, io faccio altro, quindi affidarmi a una persona competente sicuramente mi avrebbe fatto piacere. Probabilmente era sesto senso anche quello, tanto che siamo tornati da Capo Nord e siamo venuti qui dal Centauro Moto. Non mi dilungo oltre, spero che questo video vi sia stato utile. Una cosa prima che lo dimentico, se ho scoperto il Centauro Moto tanti anni fa è solo merito di Cinzia, perché Cinzia passa su questa strada 2 volte al giorno per andare in ufficio e una volta mi disse: guarda, secondo me se dovessi aver bisogno di assistenza tieni in considerazione l'officina che c'è a via Brambilla e il Centauro, perché secondo me ci sanno fare. E devo dire che Cinzia ha avuto l'occhio molto lungo. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.